E rieccoci qui a parlare nuovamente di truffa. Una truffa, insomma, che esiste sempre da anni. Cosa c'entra con l'informatica? C'entra ben poco, però quando si parla di truffa, siccome vengono fatte sempre via telefono, il fine è sempre quello di togliere soldi, insomma, a persone oneste, quindi se ne deve occupare, io credo, qualsiasi canale, anche quello che possa parlare di auto, di moto, di quello che sia, di viaggi, quindi in qualsiasi canale si può affrontare questo argomento. Ci tengo a precisare che ovviamente devono stare molto attenti soprattutto le persone anziane, perché sono quelle che possono essere, fra virgolette, raggirate più facilmente. Allora, la truffa oggi è, dico, non so magari chi inventa queste cose, però vedete fino a che punto possa arrivare, cioè che c'entra con la spazzatura, addirittura la truffa, mi viene pure da sorridere. Allora, è la classica truffa praticamente della spazzatura della indifferenziata. Allora, cosa succede? Vi arriva una classica chiamata fatta da donna, quello che sia, insomma, sono arrivate quasi sempre donne, però può essere anche qualche uomo. Di solito potrebbe essere magari la donna proprio perché viene spacciata per una segretaria. Quindi in questo caso chiama questa donna e cosa vi dice? Vi dice che nel vostro quartiere praticamente viene effettuata la differenziata. Già da qui si può capire se praticamente la truffa è una truffa oppure no, proprio perché ci sono molte volte chiamate proprio che dicono che nel nostro quartiere c'è la differenziata e magari proprio nel nostro quartiere ancora, dato che è magari più spostato in periferia, non c'è invece proprio la differenziata, quindi già da qui vi deve scattare il pallino che è una truffa. Comunque invece può essere che appunto nella vostra zona ci sia proprio la differenziata come spazzature, quindi in questo caso cosa fa questa persona che chiama? Dice che noi abbiamo gettato immondizia sbagliata, quindi in questo caso magari siamo costretti a pagare un verbale, quindi una multa praticamente perché abbiamo gettato del materiale che magari in quella giornata non doveva essere gettata proprio perché abbiamo un'indifferenziata come smistamento rifiuti. Quindi in questo caso cosa dicono loro? Sempre stessa strategia, dicono che per evitare di andare a fare una denuncia, un quello che sia, agli organi competenti e per avere, diciamo, per evitare di avere questo verbale, questa multa enorme che devono fare, si deve fare un accredito a queste persone, poi loro vi daranno praticamente dove andare a accreditare questi soldi e tutto si chiude lì, magari con una cifra che per loro potrebbe essere irrisoria rispetto alla multa vera e propria. Quindi ecco qui la truffa come viene fatta. Ovviamente ci sono persone che cascano a questo tipo di truffa proprio perché magari da loro effettivamente c'è la differenziata, quindi loro dicono che siamo stati visti dalle telecamere, eccetera, 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 quindi conviene andare a pagare meno con loro per evitare che questa possa essere mandata ad organi competenti. Ecco qual è la truffa. Purtroppo però sembra una truffa stupida, invece stupida non è, perché purtroppo c'è gente che ci casca e c'è cascata, ce ne sono veramente, veramente, se vedete in internet, parecchie di persone che sono cadute in questo errore, hanno fatto proprio queste sorte di bonifici, praticamente quindi hanno accreditato soldi a questi malavitosi, a questi truffatori. Quindi in questo caso che si deve fare? Se avete la possibilità, insomma, di intanto non pagate nulla via telefono, non fate nessuno, quindi sempre la stessa storia, l'abbiamo stradetto, ridetto in tutte le salse, non pagate nessuna cifra che vi venga chiesto o via email o via internet o tramite chiamata o tramite messaggio, non pagate nulla, dovete soltanto pagare ad organi competenti quando effettivamente vi arriva qualche lettera di qualche organo competente. E comunque è sempre meglio andare a chiamare il numero che insomma rientra in questa specie di truffa, quindi in questo caso se riguarda la differenziata e l'indifferenziata, andare a chiamare il vostro gestore per quanto riguarda i rifiuti. Quindi in questo caso accettarsi di quello che è successo. Sono tutte truffe, l'abbiamo detto, ricordiamoci, state attenti, soprattutto le persone giovani aiutano le persone anziane se ne hanno all'interno, avvisando che potrebbe arrivare anche queste chiamate. Ovviamente queste saranno truffe e poi mano a mano gente come me, come altri, spero faranno anche su Google ricercando, ovviamente diranno che sono truffe, faranno conoscere il tipo di truffa e mano a mano andranno cadendo. E cosa succede poi? Si andrà ad un'ulteriore nuova truffa perché devono escogitare un altro metodo per truffare le persone e prendere dei soldi. Spero sempre di essere stato
l'aiuto ad avervi fatto conoscere questo ulteriore tipo di truffa. Ripeto, non c'entra granché con il comparto dell'informatica, però c'entrano proprio le truffe in generale, perché sono sempre truffe che utilizzano o chiamate, quindi smartphone, eccetera, eccetera, oppure il mondo proprio di internet, utilizzando magari delle mail. In questo caso non si utilizzano delle mail, ma si utilizza proprio una chiamata come quella che ho detto ultimamente, delle chiamate praticamente senza risposta, la classica truffa svuota conto telefonico. Ciao a tutti e a presto, speriamo al prossimo video di non parlare però più di truffe. Ciao!